Ciao, io sono Andrea e in questo video vorrei aiutarti a capire come sviluppare la tua idea imprenditoriale. Cominciamo? Per prima cosa partiamo dall'idea. È infatti importante capire se quello che hai in mente è realizzabile e cominciare quindi a sviluppare il tuo progetto. Questo step è importantissimo. Ti aiuterà a evitare spiacevoli sorprese più avanti, quando la tua attività sarà già in fase di avviamento. Quando sviluppi l'idea è fondamentale fin da subito aver ben chiaro cosa vorresti offrire, sia esso un prodotto vero e proprio o un servizio, quindi intangibile. Dovrai anche pensare dove vuoi posizionarlo sul mercato e chi sarà il tuo target, ovvero la tua clientela di riferimento. Non meno importante, dovrai pensare a come organizzare la tua attività, partendo dalla realizzazione, dal personale necessario, fino a pensare alla sede dove realizzare la tua idea imprenditoriale. Infine, un argomento importantissimo è valutare tutto l'aspetto finanziario che sarà necessario per avviare la tua impresa. Bene, adesso possiamo cominciare la nostra analisi. Ora prova a rispondere a queste domande fondamentali. Cosa voglio vendere o che servizio voglio dare? Avete bene in mente cosa volete produrre oppure siete ancora alla ricerca di ispirazione? Prima di cominciare un progetto è bene per prima cosa informarsi, chiedere pareri e soprattutto analizzare le proprie abilità, competenze, limiti. Qual è la domanda e com'è l'andamento del mercato del mio servizio o prodotto? È infatti fondamentale farsi un'idea del potenziale mercato dove si inserirà il nostro prodotto o servizio. Non solo, dovrete anche analizzare se al momento la richiesta è in aumento o prevedete che ce ne sarà. Questo eviterà di sprecare tempo e denaro su un mercato in discesa oppure sovraffollato. Chi sono i miei competitor e cosa offrono? Ovvero dovrai avere una panoramica dei tuoi concorrenti e sapere esattamente cosa offrono. Non sai come fare? Nessun problema, affronteremo questo argomento molto presto. Chi è il mio target? Dovrai infatti avere bene in mente chi è il tuo cliente o clienti ideali, in questo modo potrai soddisfare al meglio le loro necessità. Non sai come fare? Tranquillo, questo argomento lo affronteremo in un video dedicato. Quanto mi costa produrre il prodotto o il servizio e avviare la mia impresa? È infatti importantissimo avere bene in mente quanto costa produrre il tuo prodotto o servizio. Richiedi preventivi, informati e confronta. Eviterai così brutte sorprese, magari scoprendo che il tuo costo di produzione è troppo alto ed è difficile da vendere sul mercato. A che prezzo devo vendere il prodotto o servizio? Dove lo dovrò posizionare sul mercato? Una volta definito con precisione il costo di produzione e il tempo di pensare dove posizionarlo sul mercato e a che prezzo, tenendo in considerazione anche gli investimenti che dovrai sostenere per far conoscere la tua impresa e il tuo prodotto o servizio. Conosci tutte le normative e le restrizioni a cui potresti andare incontro con la tua impresa? È fondamentale conoscere tutte le normative e le restrizioni a cui potrebbe andare incontro la tua idea imprenditoriale. Avvaliti di consulenti o studi specializzati che ti aiuteranno a evitare problematiche o interruzioni al tuo progetto. Come comunicherò il mio prodotto o servizio? Come vuoi comunicare il tuo progetto? Su che canali dovrai lavorare? Se hai ben chiaro a chi ti dovrai rivolgere e cosa andrai a proporre. Dovrai anche pensare a come comunicare agli altri ciò che fai in modo da attirare nuovi potenziali clienti. Non sei riuscito a rispondere a tutte le domande? Non ti preoccupare, è normale. Avviare un'impresa infatti è una vera impresa, molto importante, che necessita di grandi energie, analisi, soprattutto di lavoro. Adesso parliamo del tuo prodotto o servizio perché non basta volere vendere o produrre qualcosa, ma bisogna studiare con attenzione ogni suo aspetto. È quindi fondamentale pensare da subito alla gamma di prodotti o servizi che andrai a proporre ai tuoi futuri clienti. Per questo è necessario fare la distinzione tra due tipologie di prodotti: i prodotti o servizi di base e i prodotti o servizi accessori. I primi sono i prodotti o servizi principali, quelli che proporrai normalmente e che costituiscono la base solida del tuo fatturato.
I secondi invece sono un di più, ovvero sono quelle caratteristiche che ti differenziano dai tuoi concorrenti e fidelizzeranno il tuo cliente. Facciamo un esempio. Voglio aprire un'azienda di impianti elettrici. I miei servizi di base saranno i lavori di impiantistica elettrica sia domestica che industriale. E il mio plus è la reperibilità garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprese le festività. Un altro esempio può essere una pizzeria che oltre alla classica pizza, cioè il servizio di base che offre una pizzeria per essere tale, offre anche l'opzione pizza per i celiaci, dando così un servizio accessorio molto ricercato. Questi esempi ti fanno capire che è fondamentale decidere sin da subito cosa puoi dare in più al tuo cliente. Ricordati però che nella tua valutazione questi servizi dovranno essere sia garantiti che calcolati. Garantiti perché il cliente si aspetta da te ciò che gli è stato promesso e non rispettare i termini equivale a perdere il cliente che ti ha scelto proprio per il tuo servizio accessorio. Se quindi pensi di non riuscire a garantire un servizio accessorio, proponi qualcosa di più realizzabile. Inoltre, i servizi o prodotti accessori vanno sempre calcolati perché alla lunga potrebbero comportare perdite o dislivello dal punto di vista finanziario. Prima ti parlavo di gamma di prodotti, infatti è consigliabile offrire della scelta, che però non sia né troppo ampia e né troppo ristretta. In questo modo darai ai tuoi clienti più opzioni o alternative, ma allo stesso tempo non li confonderai. Se invece produrrai solo un prodotto o servizio, il tuo mercato sarà una nicchia ben definita, cioè qualcuno che ha bisogno esclusivamente di quel determinato prodotto o servizio. In questo caso saranno davvero importanti servizi e accessori che potranno fare la differenza. Quindi, ricapitolando, per trasformare la tua idea in un progetto è necessario porsi alcune domande fondamentali e analizzare a fondo ogni aspetto. Partendo dall'idea, chiediamoci subito che cosa vogliamo offrire, cioè dobbiamo avere ben chiaro cosa proporre o che servizi offrire al nostro cliente, non solo pensando ai servizi di base, ma anche quelli accessori. Inoltre dovremmo da subito informarci sui costi di produzione per non perdere tempo e risorse in qualcosa di irrealizzabile o troppo oneroso. Sarà importantissimo chiedersi a chi vendere il prodotto o servizio e chi sono i concorrenti senza dimenticare di analizzare la loro offerta. Questo passaggio è fondamentale per affrontare al meglio il mercato, puntando sui giusti clienti e offrendo loro quello che stanno cercando. Infine, pensare da subito a come organizzare l'impresa. Valutare quindi tutti gli aspetti finanziari, la sede e il personale. Sono punti fondamentali che ti aiuteranno a capire come trasformare la tua idea in un progetto imprenditoriale. Senza dimenticare ovviamente tutta la parte burocratica, le leggi, le eventuali restrizioni che eviteranno ritardi o interruzioni. Una volta fatta chiarezza su questi primi aspetti, puoi cominciare a realizzare il tuo progetto e dare vita alla tua impresa. Per ora ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. A presto!